Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi di uno dei serial killer più terrificanti, più spaventosi e più crudeli di tutta l'Italia e mi sto riferendo appunto al famosissimo Bartolomeo Galliano. Ma prima di cominciare questo video mi raccomando ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline e di commentare, anzi anche di condividerlo su tutti i vostri social. Ma ora partiamo. Bartolomeo Galliano nasce in Sicilia alla fine degli anni 50 da Antonio Galliano e da Giuseppina Di Grazia, ma dopo pochi anni la famiglia decise di trasferirsi a Savona in provincia di Liguria. I primi anni di vita di Galliano si può dire che sono stati tranquilli, abbastanza sereni, passati in una famiglia diciamo normale anche se piuttosto umile, e nonostante tutto ha anche finito di frequentare la scuola dell'obbligo, ma soltanto pochi anni dopo a questo ragazzo sorgono i primi problemi psicologici. Nella notte del 16 gennaio del 1981, a 22 anni, ormai prossimo al matrimonio con la sua fidanzata, dopo un appuntamento con Paolina Fedi di 32 anni, prostituta e non solo, anche eroinomani, non si sa per quale strano motivo ha minacciato di rivelare pubblicamente la loro relazione. Galliano sapete cosa fece? Le tolse la vita sull'auto del padre, pensate un po', fracassandogli la testa con una pietra su una piazzuola di sosta dell'autostrada Savona-Genova, più precisamente all'altezza del casello di Celle Ligure. Il ragazzo, una volta abbandonato l'auto di fretta e furia, raggiunse Savona a piedi e il mattino successivo si costituì ai carabinieri, ma venne subito considerato capace di intendere e di volere e quindi internato immediatamente per 10 anni nell'ospedale psichiatrico di Aversa. Ma qua ragazzi cominciano le cose davvero strane, perché il 12 giugno del 1983 una famiglia normale è di passaggio in villeggiatura nella provincia di Massa Carrara, quando Galliano, libero quel giorno durante un permesso premio, blocca la loro autovettura minacciandoli e costringendoli a portarlo fino a Savona. Una volta giunti sul posto, Galliano abbandonò questo furgone e disarma anche un vigile urbano, rapendo immediatamente una piccola scolaresca, minacciandoli di toglierle la vita. Ad un certo punto, durante i suoi spostamenti frenetici per guardarsi insomma qua e là dove poteva rifugiarsi, trovò proprio nell'estrema vicinanza un negozio dove si rifugiò, ma solo dopo poche ore, durante una costante pressione della polizia, fortunatamente si arrese. Questa volta Galliano viene internato nell'OPG di Montelupo Fiorentino. A Montelupo, proprio in questa struttura, Galliano conosce un suo coetaneo, un altro internato con cui lega una fortissima amicizia. Francesco Sedda è proprio quello il suo nome, originario di Nuoro ma anche lui cresciuto a Genova. Sedda, tossicodipendente e cresciuto fra svariate rapine, è sieropositivo e, come Galliano, ha un rapporto molto violento e morboso con il sesso a pagamento. Ad un certo punto però i due decisero di ridurre in fin di vita un altro internato. Questo ragazzo si chiama Caratù, un piccolo delinquentello di Napoli che costringe altri internati ad obbedire ai suoi ordini e, facendosi passare per infermo, gestisce piccoli traffici nella struttura. L'11 gennaio del 1989 però Bartolomeo e Sedda riuscirono purtroppo ad evadere da questa struttura durante una lunghissima pianificazione, superando il muro di cinta della prigione, rubando un'auto e dirigendosi in Liguria.
L'8 febbraio dello stesso anno, quindi neanche un mese dopo, i due tolsero la vita a Nair Fernandez Rodriguez, un travestito uruguaiano di 32 anni, residente a Milano, con un colpo secco di pistola. Ragazzi, pensate che questo corpo viene ritrovato poco tempo dopo in mezzo alla boscaglia in un'area di servizio del quartiere Cantalupa nei pressi di Milano. Qualche giorno dopo, esattamente il 14 febbraio del 1989, sulla circonvallazione a mare a Genova, Sed e Gagliano, perché ovviamente erano sempre insieme, minacciano una prostituta travestita di nome Vanessa, di cui però il suo vero nome è Francesco Panizzi, e il suo cliente in auto, un operaio di 34 anni. Gagliano spara proprio in volto a Vanessa, che ovviamente perse la vita all'istante, mentre il cliente però fortunatamente venne ferito solo di striscio. Il giorno successivo al delitto di Panizzi, sempre sulla circonvallazione, un'altra prostituta di nome Laura, che anche lei abitava nelle vicinanze, venne ferita gravemente, ma fortunatamente anche lei riuscì a sfuggire ai suoi aggressori. Ma qui, ragazzi, comincia la svolta, perché un testimone descrive l'assassino fornendo un primo identikit alle autorità, che porta però le forze dell'ordine ad arrestare una persona sbagliata. Il 16 febbraio però la redazione del Secolo XIX riceve una telefonata anonima da parte di un uomo che dichiara di aver contratto l'AIDS da una di quelle prostitute che le venne tolta la vita e disse di voler togliere la vita proprio ancora ad altre prostitute. Ragazzi, quella telefonata probabilmente è di Sedda. Ma qua i giorni scorrono. Infatti il 20 febbraio dello stesso anno, proprio in centro a Genova, una squadra volante ferma un Opel Corsa con due uomini a bordo, ma questa volta avevano azzeccato, perché uno è Sedda e l'altro è Gagliano, che ha addosso una P38, e in auto nel momento del fermo hanno trovato la presenza di alcuni bossoli calibro 7,65. L'uomo ovviamente viene subito arrestato e internato in una struttura psichiatrica giudiziaria. Dopo qualche giorno anche Sedda si consegnò alle autorità e si ritrova incredibilmente, non si sa per quale motivo, insieme a Gagliano. Questa volta però, essendo comunque nella stessa struttura, non formarono una coppia in cella, perché uno era da una parte e l'altro era da un'altra. Ma qui, raga, arriviamo a una seconda evasione. Perché sì, ragazzi, avete capito bene, perché Gagliano, questa volta solo, scappò per la seconda volta sempre in direzione di Genova, mentre Sedda però, rimanendo sempre in carcere, muore di AIDS nel 1994 a soli 36 anni. Ma Gagliano fu di nuovo ripreso fortunatamente, ma le sue fughe non terminarono qui, ragazzi, perché tentò un'altra fuga tra il dicembre del 1990 e il gennaio del 1991, mentre la terza evasione tentò di portarla a termine a giugno del 1994. Tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, in seguito al suo miglioramento delle condizioni mentali, Gagliano venne inserito in una struttura carceraria normale, regolare, insomma, per persone che non hanno alcun tipo di problema psicologico. Nel 2006 iniziarono le condanne vere e proprie, perché Gagliano venne infatti condannato per rapine, aggressioni e possesso di armi illegali e trasferito nel carcere di Marassi proprio a Genova. Ma questo purtroppo non gli impedì affatto di compiere altre rapine, sempre durante i suoi giorni di permesso premio. Ma ragazzi, qui arriva veramente l'incredibile, perché pensate che anche il nipote Andrea finisce in carcere e divide la cella di Marassi con lo zio tra il giugno del 2011 e il settembre del 2013. Ma proprio da quella struttura, proprio dalla struttura di Marassi, Gagliano approfitta per l'ennesima volta di un permesso premio il 18 dicembre del 2013 ed evade di nuovo. Il giorno successivo, ovviamente libero, minaccia un panettiere rubandogli l'auto, una Panda che ha usato immediatamente per fuggire ed oltrepassare il confine francese.
La notizia diffonde il panico ovunque, ovviamente, perché pensate un po' che c'è una persona così pericolosa libera di girare tranquillamente per la città. Ma anche qui, soltanto dopo poco tempo, la polizia francese lo arrestò, contestandogli i reati di evasione, sequestro di persona e furto di un'autovettura aggravata dall'uso di un'arma. Una volta però assicurato veramente alla giustizia, dal carcere francese venne trasferito a Genova. Ma inizialmente anche questo, raga, c'è un bel grosso punto di domanda, perché venne condannato solo dai 6 mesi ai 10 mesi di reclusione da scontare nella casa circondariale di Sanremo. Ci furono infatti svariati processi successivamente, ma al mattino del 22 gennaio del 2015, solo una settimana dopo la sua ultima sentenza, Bartolomeo Galliano si tolse la vita, impiccandosi alle grate proprio della sua cella all'età di soli 56 anni. Ragazzi, voi cosa ne pensate di questa persona? Secondo voi è normale che una persona così pericolosa, dopo svariate evasioni, ma non solo, anche per aver tolto la vita a diverse persone, gli avevano dato solo 6-10 mesi di carcere? Mettetemi voi nei commenti cosa ne pensate. Io intanto mi raccomando, vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto a questo canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare tantissimo come infatti vi ho appena chiesto e di condividere questo video su tutti i vostri social. Noi ci vediamo prestissimo, ovviamente, nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!